Se avete mai provato a fare una transizione da Hate 0 a Hate Auto in CSS, vi sarete accorti che questa cosa purtroppo non funziona. Nel codice infatti è evidente la dichiarazione che ho inserito di transition di 250 millisecondi sulla proprietà Hate con una curva di tipo is, ma questa viene semplicemente ignorata, l'animazione è del tutto scattosa e per niente fluida. In questo caso quello che stavo cercando di fare era costruire un semplice accordion. Come possiamo vedere qui dal codice ho un div che ho chiamato appunto accordion che wrappa tutto quanto. Dopodiché ho altri due div interni, il primo accordion title ho chiamato, su cui ho scritto over me, sul secondo invece, che è l'accordion body, sono andato a piazzare il contenuto vero e proprio dell'accordion, che è questo div che contiene al suo interno un paragrafo di testo, che è questo qui. E la mia intenzione ovvia era quella di dire che di base accordion body ha un'altezza pari a 0, mentre quando facciamo over sull'elemento accordion andiamo a prendere il nostro accordion body e gli diamo un'altezza di auto, ma chiaramente questa cosa non funziona in CSS. Andiamo a prendere come sempre i nostri DevTools per cercare di capire meglio la situazione. Abbiamo il nostro div accordion che wrappa tutto quanto, all'interno abbiamo il nostro accordion title e accordion body al momento, come possiamo vedere, è alto 0 pixel. Per simulare l'effetto di over rimanendo sui nostri DevTools possiamo semplicemente cliccare qui sul div con classe accordion e andare a spuntare questa tab con scritto due punti hov e andiamo a scegliere la pseudoclasse hover. Chiaramente sono in Firefox, è analoga anche in Chrome e in altri browser. E quindi in questo momento stiamo visualizzando l'accordion in stato di over, come se io avessi passato il mouse qui sopra il mio hover me, e vediamo che di fatto accordion body prende questo stile qua. Vediamo che hate è settata a auto. Il problema di tutta questa faccenda è che questa transizione che io ho inserito semplicemente non funziona. Infatti, come possiamo vedere, l'effetto al passaggio con il mouse sopra il nostro accordion è molto scattoso, perché stiamo passando appunto da un'altezza 0 a un'altezza auto senza alcuna transizione. La cosa però interessante è che se io al posto di auto, che è il valore che effettivamente vorrei raggiungere, inserissi un valore hard-coded, ad esempio 400 pixel, vediamo che effettivamente adesso la transizione sta funzionando, vediamo che l'animazione di fatto esiste. Il problema è che io sto passando da un'altezza 0 a un'altezza di 400 pixel, che non è esattamente quello che vorrei. In questo caso ho un contenuto testuale che non va a coprire i 400 pixel, quindi sì, l'animazione funziona, ma mi rimane molto spazio qui sotto. Quello che quindi solitamente si fa è di fare questa transizione non tanto sull'altezza, ma sulla max 8. Andiamo a commentare questo pezzo di codice e ne ho preparato uno appena qui sotto in cui mostro appunto la stessa cosa con una max 8. Vediamo che è tutto identico, parto da una max 8 di 0, la transizione la faccio sulla proprietà max 8 e all'over, sull'elemento più esterno, sull'elemento accordion, vado a prendere il mio accordion body e gli do una max 8 questa volta di 400 pixel. Vediamo che questa volta otteniamo l'effetto desiderato effettivamente, perché in questo caso il nostro contenuto è minore di 400 pixel e quindi non c'è alcun problema. Quando è che nasce il problema? Beh, ovviamente quando noi andiamo ad inserire qui tanto contenuto da superare i 400 pixel. Vediamo infatti che inserendo tutto questo testo, provando a fare over sul nostro accordion, abbiamo un bel overflow. Andando a prendere sempre i nostri DevTools, andando a simulare l'over qui sul nostro accordion, possiamo notare come il nostro accordion body sia alto 400 pixel. Questo perché gli abbiamo detto che lui al massimo deve essere 400 pixel, ma il nostro paragrafo di testo è ben più alto. Possiamo vedere infatti che è alto 704 pixel e quindi viene semplicemente tagliato. Di fatto però oggi questa è la soluzione che viene correntemente più usata nella realizzazione di accordion. Semplicemente si va a scegliere per questa max 8 un valore
molto alto, sperabilmente sempre più alto del contenuto che ci potrà finire dentro. Ad esempio in questo caso 1000 pixel andrebbero bene. Sarebbe bello però chiaramente avere un modo per non dover mettere a mano qui un cosiddetto magic number, quindi andare ad hardcodare un valore numerico del tutto arbitrario. Noi vorremmo poter fare questa transizione da 0 fino a auto, fondamentalmente, fino a quanto è grande il nostro contenuto in questione. Beh, fino a pochissimo tempo fa non c'era soluzione a questo problema, se non andando a ricorrere a JavaScript e andando a calcolare dinamicamente l'altezza a runtime del nostro contenuto e poi andare ad assegnare successivamente quel valore a questa Max8. Oggi però esiste una soluzione CSS only. Andiamo a commentare infatti questo pezzo di codice e qui sotto ho inserito il terzo metodo, che effettivamente è quello funzionante e che prevede l'utilizzo di grid. Il concetto è veramente semplice, infatti andiamo a prendere il nostro accordion body e gli diamo semplicemente un display grid con inizialmente un grid template rows di 0 fr, quindi stiamo dichiarando che abbiamo una sola riga ed è alta 0. Vi lascio in descrizione il link al mio video introduttivo su Grid che potete recuperare nel caso vi foste perso. Ad ogni modo, una volta settato questo stato iniziale, quello che andiamo a dire è che all'over sul nostro accordion andiamo a prendere sempre accordion body e gli diamo grid template rows 1fr. Semplicemente stiamo dicendo che l'unica riga esistente, che prima prendeva uno spazio di 0 fr, adesso prenderà 1fr, quindi tutto lo spazio che le serve. Come vedete ho inserito questo overflow hidden su questo div wrapper per un semplicissimo motivo. Andiamo a prendere i nostri DevTools, proviamo a rimuovere l'overflow hidden e vediamo che in realtà quello che succede è che il paragrafo è visibile, anche se noi qui abbiamo dichiarato correttamente che abbiamo una griglia con un'unica riga alta 0. Infatti è quello che sta succedendo, semplicemente il paragrafo sta facendo overflow in questo momento, sta uscendo dalla riga. Quindi andiamo a eliminare questo effetto semplicemente dando overflow hidden su questo div. Come potete immaginare, in questo caso l'effetto funziona e non sono andato ad hardcodare alcun valore. La cosa interessante appunto è che qui dentro ci potrebbe essere qualunque tipo di contenuto, anzi proviamo proprio a mettercelo. Andiamo a prendere il contenuto di questo paragrafo e andiamo a duplicarlo n volte e come possiamo vedere l'accordion si comporta bene anche con un contenuto arbitrariamente lungo, il tutto senza dover hardcodare un valore fisso. Il punto chiave della questione è che tutto questo funziona in realtà da pochissimo tempo. Dico pochissimo perché fino appunto a qualche mese fa questa proprietà grid template rows, così come altre proprietà tra cui grid template areas, grid template columns, eccetera eccetera, non erano animabili, quindi non ci si potevano fare delle transizioni sopra. Di recente però sono diventate animabili, quindi è possibile dichiarare un certo valore per ad esempio grid template rows e un altro successivamente in uno stato diverso ed effettuare una transizione su questi due valori, quindi passare da 0fr a 1fr con una curva di tipo is con un tempo di 250 millisecondi e questo è l'effetto che otteniamo, quindi non una cosa scattosa ma una cosa che agisce secondo appunto una curva temporale. Come possiamo vedere dalla pagina di caniuse.com, il livello di supporto per l'animazione dei cosiddetti grid tracks ancora non è ottimo. Al momento il supporto globale sta sull'87,19%. Comunque c'è da dire che tutti i browser maggiori supportano tranquillamente questa feature. Semplicemente consiglierei di aspettare ancora un pochino prima di utilizzarla in produzione. Come sempre trovate link a questo codice e a risorse utili qui sotto in descrizione e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.